Oggi parliamo di un nuovo romanzo che si intitola Stoner di John Williams. Il protagonista è nato a Bonneville e si recherà all'Università di Columbia per conseguire una laurea in agraria ed aiutare poi il padre nell'attività di famiglia. Ecco, i genitori vivono tutta la loro esistenza in campagna, in quel paesino rurale, lavorano la terra, quel suolo che anno dopo anno diventa sempre più duro, più arido, e già questo allude all'arsura, all'aridità anche di affetti nei rapporti umani tra le persone. Che cosa resta dei suoi genitori alla fine? Assolutamente nulla. Verranno sepolti su quella terra che hanno con così tanta fatica tentato di piegare a loro volere, e tutto continuerà come prima, come se nulla fosse successo. Quindi tutto il romanzo diventa anche una riflessione filosofica, interiore, spirituale da parte di William Stoner sul senso della vita. È davvero un romanzo esistenziale. L'idea di aiutare il padre va in fumo perché durante la sua attività universitaria ad un certo punto deve frequentare anche un corso di inglese e Stoner si innamora, proprio subisce una folgorazione da parte del suo maestro, del suo professore Archer Sloane, il quale è il classico professore ormai stanco, annoiato, sfinito, distrutto dopo anni e anni di duro lavoro, e sembra proprio aver perso quella fiducia nel genere umano. Però le sue lezioni lo catturano e lo fanno innamorare della letteratura. Il professore e il protagonista sono identici. Nel tempo vedremo che anche Stoner, quando a sua volta scoprirà la vocazione per l'insegnamento, quella fiamma che arde dentro di lui e che lo spingerà a diventare un professore, anche lui nel tempo inizierà poi lentamente a consumarsi, perderà la fiducia sia nel genere umano che nelle relazioni sociali, e piano piano proprio si spegnerà e continuerà sia ad insegnare, però per monotonia, per inerzia. Quindi quella fiamma è veramente destinata a spegnersi. Il decadimento, la decadenza, il declino di un mondo, di una società, ma anche di valori universali è segnata proprio dal deperimento fisico. Sia il suo professore e poi in futuro anche Stoner sono soli al mondo, sono apparentemente indifferenti, almeno esternamente, iniziano ad invecchiare, perdono i capelli, si ingrigiscono, iniziano a spiegare per inerzia, senza convinzione. Interessante è il nome del protagonista, Stoner, è molto simile, molto vicino a Stone, a pietra. La sua vita è segnata dall'immobilismo. Lui non partecipa alla vita, è uno spettatore, lui non vive ma si vede vivere. Per tutta la vita funzionerà in questo modo, non partecipa attivamente, non si arruola come volontario nella prima guerra mondiale e non partecipa neppure alla seconda, e quindi tutta la sua vita è trincerata, è racchiusa all'interno delle mura dell'Università di Columbia. Lui si laurea nel 14, 2 settimane dopo viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, che innescherà la grande guerra, ma lui non partecipa a lui, ma non perché non sia interessato, proprio perché non è in grado di uscire da questo edificio che per lui diventa la sua stessa vita. La professione diventa la sua ragione d'essere, la sua ragione di vita. Sembra quasi un personaggio pirandelliano, lui non vive ma si vede vivere, un po' come Mattia Pascal quando diventa Adriano Meis, e per tutta la vita quindi osserva gli altri che vivono la vita, che sono energici, che sono attivi, che sembrano godere di qualcosa che a lui è precluso, a cui non ha mai avuto accesso. Anche alla fine, in punto di morte, guarderà fuori dalla finestra, vedrà passare alcuni suoi studenti molto giovani, sia ragazzi che ragazze, e lì capirà che loro rappresentano tutto ciò che lui non ha mai avuto. Di nuovo la giovinezza che lui vede andarsene, che lui vede scomparire lontano in quel prato su cui loro nemmeno lasciano il segno, non lasciano neanche un'impronta.
e quella metaforicamente è proprio la condizione umana. L'uomo passa sulla terra ma non lascia di sé nemmeno un'impronta, nulla rimarrà, nemmeno la polvere. In questo romanzo che io definisco esistenziale, il senso di perdita è profondissimo. Prima perde i genitori, poi vedremo che quando si sposa vedrà morire anche il suo professore, il suo maestro, appunto Archer Sloane, poi perderà un caro amico, un compagno di università, il quale partecipa appunto alla prima guerra mondiale ma non tornerà mai dalla Francia perché verrà ucciso al fronte. La perdita riguarda anche il suo matrimonio. Lui non ha mai veramente goduto e non ha mai conosciuto l'amore vero, quell'amore puro, sincero, profondo tra marito e moglie. Perderà lentamente anche il rapporto con sua figlia Grace, la quale dovrà assolutamente fuggire dalla famiglia per non soccombere. Davvero lui è solo in mezzo a tante altre persone. Lui l'unico rapporto che riesce a instaurare è quello con i suoi studenti, con i quali ha un dialogo continuo che aiuta nella loro vita universitaria. La sua vita è immobile come la pietra, appunto, scorre monotona, ripetitiva, sempre uguale a se stessa, non sembra avere nessuna gioia, quindi è chiuso e trincerato in questo suo mondo accademico e tutto viene scandito dalle lezioni, da quelle poche feste del campus, dai semestri. Notate anche l'aridità di affetti, perché la vera crisi non è esterna al mondo. Lui attraversa anche la crisi del 29 con il crollo della borsa di Wall Street. Lui non è direttamente toccato e coinvolto perché appunto ha un lavoro sicuro, però ecco, l'instabilità, la crisi, la precarietà è tutta interiore, tutta legata agli affetti, alle relazioni umane. Quella è la vera crisi, non quella economica che qui arriva sì, ma soltanto in sottofondo, è un substrato che non interessa realmente il protagonista. In tutto questo però il valore dell'istruzione resta fondamentale, perché a differenza dei genitori lui ha potuto studiare, quindi ha potuto conoscere un mondo che per lui era completamente estraneo e decide appunto in corso d'opera di cambiare completamente corso di studi per diventare un insegnante. Quindi scopre anche un lato di sé che fino a quel momento non sapeva neanche di possedere. E un bel giorno, durante una di queste feste universitarie, in mezzo alla folla di studenti e docenti, incontra Edith, quella che poi diventerà sua moglie. Lui si innamora subito, a un colpo di fulmine, non la conosce, inizia a frequentarla e poi i due decidono di sposarsi. Edith in realtà non lo ama. Lei è la classica ragazza che ha ricevuto la tipica istruzione dell'epoca, quindi sa leggere e scrivere, far di conto, sa suonare il pianoforte, sa un po' di francese, è in grado di cucire. È la classica istruzione di base che veniva riservata alle donne, quindi qui abbiamo un po' una formazione ancora ottocentesca. Questo è ancora un influsso dell'Ottocento, di una cultura che fatica a morire, e bisognerà aspettare appunto le due guerre mondiali affinché tutto potesse cambiare finalmente per la condizione femminile. Il suo matrimonio si rivela un fallimento, cioè tutta la sua vita è costellata di fallimenti. Il mondo domestico, che fin da subito appunto è un fallimento totale, sembra non collegarsi in alcun modo e non entrare mai in contatto con il mondo invece accademico, dove lì invece sembra avere successo, ma solo fino a un certo punto, perché poi vedremo che anche lì un suo collega, Lomax, inizierà a tormentarlo e tenterà in tutti i modi di distruggerne la carriera. Perché non aveva voluto promuovere un suo protetto. Quindi lui si rifiuta perché capisce che quel ragazzo, quel giovane studente, in realtà non ha la vocazione per l'insegnamento, quindi in realtà non è ben preparato, sembra anche imbrogliare, quindi sembra prepararsi sempre all'ultimo momento, non sembra mai pronto a rispondere alla domanda, sembra sempre divagare, e quindi si rifiuta di promuoverlo. E da lì inizierà poi la lotta interna, quindi tra Lomax e Stoner. Quindi anche qui poi il conflitto, il problema, quel mondo esterno che sembrava lontano e tenuto fuori da quella gabbia accademica, poi invece irromperà anche qui dentro
attraverso la figura di un collega che fino alla fine tenterà in tutti i modi di rendergli la vita impossibile. Quindi di fatto non ha mai provato nemmeno una vera gioia. L'unica che sembra dargli un po' di felicità appunto è la figlia Grace, perché da questo matrimonio, che fin da subito, a parte quell'unico rapporto dal quale poi nascerà appunto la figlia, sembra essere proprio un matrimonio in bianco. Ognuno dei due vive la propria vita separatamente, sono divisi in casa, non si amano, non si rispettano e per un certo periodo di tempo sembrano essere due perfetti estranei. Ecco, la figlia è l'unica gioia, passa molti pomeriggi insieme mentre lui lavora, lei è seduta sul pavimento che legge, che colora, spesso lo osserva, i due si guardano, ridono, insomma c'è quell'intesa tra padre e figlio, non ci sono mai molte parole. In tutto il romanzo quelle poche parole che vengono spese sono sempre rivolte agli studenti. Ci sono delle riflessioni filosofiche, l'unico vero amico è un collega di scuola, perché erano in tre, poi appunto uno muore, rimangono in due, ma al di fuori di quella cerchia universitaria veramente non c'è nessuno. Stoner è solo al mondo, è come quella pietra che vive una solitudine esistenziale. A un certo punto però la perdita sarà anche della figlia, la quale sarà costretta a fuggire per evadere a quel ménage familiare domestico che la sta soffocando, che la sta avvelenando. Quindi appena avrà un'età minima che glielo consentirà, si sposerà anche lei, perché il matrimonio è l'unico modo per fuggire da questa realtà, e sarà un altro matrimonio completamente fallimentare. E la moglie però fin da subito incarna il fallimento, la disperazione, la desolazione, l'aridità di affetti, il conflitto, perché i due litigano continuamente, però sempre in maniera velata, in maniera indiretta, perché l'assalto non è mai diretto ma è sempre sottinteso, ci sono delle allusioni. Insomma, non c'è felicità in questa famiglia. L'unico momento in cui lui sembra finalmente tornare alla vita è quando conosce una giovane studentessa di nome Catherine. Ecco, con lei lui inizia una relazione adultera, vive questo adulterio che però sembra veramente dargli quella felicità che finora non aveva mai provato. E che cosa simboleggia anche quel rapporto d'amore, anche il sesso continuo con questa ragazza? Rappresenta la vera vita. In quei momenti si sente vivere, è vivo finalmente, non è più spettatore ma sembra tornare nel flusso vitale, in quella vita che fino a quel momento gli era passata davanti. I due condividono passione letteraria, quindi condividono insomma gli studi che stanno facendo, però a un certo punto la relazione viene scoperta e paradossalmente non è la moglie che gli metterà i bastoni tra le ruote, anzi durante la fase dell'adulterio marito e moglie sembrano finalmente aver ritrovato anche una certa intesa, sembrano veramente andare d'accordo. Il fulmine che piomba a ciel sereno viene dall'interno, da quel mondo in cui lui credeva di essere ben protetto, da Lomax, da quel collega che lui ha voluto ostacolare attraverso il suo protetto, attraverso il suo studente. Quindi, saputa della relazione, cerca in tutti i modi di farlo licenziare, quindi gli rende la vita impossibile e alla fine Stoner è costretto a lasciarla. Però è interessante perché i due non si lasciano solo per questo, perché volendo avrebbero potuto fuggire anche loro, quindi di nuovo la fuga come elemento di salvezza, come necessità per poter cambiare completamente ambiente e ripartire da zero. Ecco, lui non lo fa perché è consapevole del fallimento, cioè sente che la sua vita è comunque destinata a fallire indipendentemente dal luogo, e qui ci ritorna alla mente Verga, perché l'uomo deve essere come quell'ostrica saldamente e saggiamente ancorato al suo scoglio, perché munnu è e munnu è stato, il mondo è e il mondo è sempre stato e sempre così sarà. Noi siamo dei vinti, perché anche se conquistiamo il mondo come farà Mastro Don Gesualdo, ad un certo punto ci sarà qualcuno più bravo di noi che ci supererà e quindi noi diventeremo dei vinti. Stoner non desidera fuggire perché è consapevole che la fuga implica un cambiamento e lui
non vuole cambiare, lui è lo stoner, quello stone, quella pietra, lui rimane lì dov'è, sa di essere fatalmente segnato nella sua vita e quindi decide di lasciarla. Non può cambiare, perché andarsene via significherebbe costringere se stesso e l'amata ad un cambiamento, e sarebbero diversi da quello che sono adesso e non si amerebbero più, perché i due si amano proprio per come sono adesso. Poi arriverà la malattia, lui scoprirà di avere un male incurabile e deciderà quindi finalmente di abbandonare l'insegnamento, quindi si ritirerà, deciderà di andare in pensione, quindi la vittoria di Lomax sarà totale e anche di lui, come era già successo per i genitori, non rimarrà nient'altro che la polvere. Prima di morire guarda fuori dalla finestra e vede quei due giovani di cui vi ho parlato prima. Interessante, perché in punto di morte tocca uno dei suoi libri, una delle sue ricerche, un lavoro che ha fatto lui, che ha scritto lui, e toccandolo sembra quasi ripristinare un contatto con tutto quello che è stato, con la cultura, con l'insegnamento, con i genitori, con il suo insegnante Archer Sloane, con la sua passione viscerale per la letteratura e per l'educazione, per l'istruzione, e poi alla fine cade morto. Alla fine anche lui è vinto da questa corrente che lo fa ripiombare nuovamente in quel nulla eterno da cui era emerso. Non ha mai vissuto veramente, ma si è visto vivere.